Buonasera a tutti amici, bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Questa sarà una miniserie di 2-3 video dedicati a quella della Opel Mokka-e. Nel primo video andremo a vedere davvero i dettagli, le caratteristiche di questo mezzo e un po' la naturale evoluzione della nostra Opel Corsa E, che ha il medesimo powertrain, faccio pertanto per ricordarvi, 100 kW, 136 cavalli, 150 km/h di velocità massima, 260 Nm di coppia, una velocità da 0 a 100 di 9,1 secondi, almeno così avete un po' i dettagli del caso. Ora in questo video andremo a vederla di persona, scoprirla per meglio negli esterni e negli interni. In un secondo video andremo a fare un confronto dei consumi rispetto a quella della nostra Opel Corsa elettrica nel medesimo tratto, naturalmente per 80, 90, 100, 110, 120 e 130 km/h, per vedere un po' la differenza di una Opel Mokka elettrica con cerchi da 18 pollici rispetto a quella è una Opel Corsa elettrica con i cerchi da 16. Un terzo video, ora stiamo un po' a discorrere insieme alla concessionaria per fare una cosa carina, vedrete in seguito. Siete pronti? Andiamo a conoscere insieme la nuova Opel Mokka-e. Andiamo! Ragazzi, finalmente siamo qua a vedere quella è la nuova Mokka-e. Sono veramente molto contento perché era tantissimo e volevo insomma venire a vederla anche di persona e anche sentire un pochino quello è proprio il tatto fisico. Una volta sarò entrato dentro abbiamo anche le chiavi, quindi e vai! Mentre siamo qui all'Opel Brandini di Firenze abbiamo modo di vedere questa nuova bellissima vettura. Andiamo a vederla insieme e a scoprirla insieme. Come dicevamo è la nuovissima Opel Mokka-e, che è leggermente differente come vedete anche dalle dimensioni. Non so se si capisce bene, questa è la nostra bellissima Opel Corsa, perché è un po' più lunga. Abbiamo 4150 mm di lunghezza, 1750 mm di larghezza e 1525 mm di altezza, quindi naturalmente per quelle persone che hanno bisogno di cercare maggiore spaziosità credo che una vettura del genere possa naturalmente fare più al caso loro. Abbiamo oltre 10 cm di differenza rispetto a quella della Opel Corsa e quindi naturalmente possiamo avere e ambire a spaziosità maggiori. Rispetto a quella era la vecchia Opel Mokka abbiamo alcuni millimetri in più per quanto riguarda il passo, quindi maggiore spaziosità, però abbiamo 12,5 cm in meno per quanto riguarda la lunghezza complessiva del mezzo, ma come vedete dopo quando andremo in vettura non si nota poi più di tanto. In vettura, che è veramente molto spaziosa e comoda. Vediamo qui quelli che sono i due schermi dell'infotainment, dopo andremo anche ad accenderli. 12 pollici davanti al guidatore e 10 pollici in questo caso per quello che quanto riguarda l'infotainment. Come vediamo c'è il clima automatico, però con le rotelle fisiche a me non mi dispiace affatto questa cosa, perché permette di avere più, diciamo, controllo anche della vettura senza distrarsi. Fino a posizionarci come sarebbe la nostra, diciamo, guida. Si abbassa tantissimo quello che è la seduta. Andiamo, scusatemi, a prendere posizione, chiudiamo e vediamo che davvero sopra, diciamo, io ricordo sono alto 1,93 m, abbiamo 3-4 dita di vantaggio per non andare a toccare quello che è il soffitto del mezzo, e quindi diciamo spazio a iosa per quanto riguarda la posizione di guida, e devo dire che è molto piacevole, a me piace davvero tanto. E una guida si vede che è un po' più rialzata rispetto a quella della nostra Opel Corsa e non è affatto male. Ora andiamo a vedere, perché sono veramente curioso. Ora abbiamo messo la posizione di guida come sarebbe la mia, alto 1,93 m, andiamo a vedere al posteriore come siamo messi, perché non sono convinto che uno alto come me possa permettere a un'altra persona alta come il sottoscritto dietro di fare un po' il suo comodo. Andiamo a vedere, sono curioso. Sono molto curioso, andiamo a aprire quello che è lo sportello di dietro, andiamo a vedere. Allora, perfetto, la parte alta quasi tocchiamo con i capelli, anzi senza quasi, tocchiamo con i capelli, ma un viaggio riuscirei a farlo. Per quanto riguarda la posizione delle ginocchia, per una persona alta come me, diciamo una posizione si trova magari leggermente divaricate come in questa situazione, perché io sono alto e quindi magari trovo leggera difficoltà in questo, però devo dire che riuscirei a fare un viaggio al posteriore in questa vettura, anche un viaggio importante, perché ci si sta veramente molto bene, la posizione è comoda,
sfioro leggermente con i capelli ma non tocco la testa, e quindi per me è importante questo. Con le gambe a me piace stare anche in maniera un pochino, diciamo, più comoda, e quindi non vi trovo affatto difficoltà. Andiamo a chiudere lo sportello e devo dire che sto veramente molto comodo. Sono stupito, sono veramente stupito, molto bene. Ora andiamo a vedere un pochino quello che è il bagagliaio, e rispetto a quella è la nostra Opel Corsa è più grande. Ricordo che qui andiamo a 350 litri. C'è un bello sbalzo praticamente di quasi una mano. Ma tolta quella e la cappellera troviamo un vano, diciamo, veramente molto spazioso. Ed abbiamo anche, fammi vedere, no, non abbiamo un doppio fondo, quindi questo è lo spazio che troviamo all'interno del nostro bagagliaio della Mokka E. A vedere ora quello che è, diciamo, la schermata. Sono curioso di vederla. Andiamo a premere, quello è il pulsante, vedete qua, la solita situazione che vediamo anche all'interno della nostra Opel Corsa E. Questa è la schermata che vediamo, devo dire che è molto più, diciamo, tecnologica, è molto più bella di impatto rispetto alla nostra Opel Corsa E. Qua troviamo lo schermo che ci fa vedere in questo momento che è sintonizzato sulla radio, ma come funziona anche con la nostra, abbiamo qua dei comodi pulsanti per andare a variare all'interno di quella è la schermata dell'infotainment. Qui vediamo un po' le statistiche dell'ultima, diciamo, guida. Chi ha guidato prima devo dire che ha il piede pesante, e qua vediamo l'impostazione che abbiamo per fare la ricarica ritardata. Come vi dico sempre, io faccio la ricarica ritardata a casa verso l'11:05 in maniera tale da entrare in fascia 3, quindi di risparmiare il più possibile, e quindi qui è possibile fare questa simpatica cosa. Ma non certo ultima, il sistema di ricarica. Qualcuno di voi ogni tanto mi domanda perché si confonde cos'è la tipo 2, cos'è la ricarica in AC, cos'è la ricarica in DC. Ecco, guardiamo un po' nello specifico. Questa qui che vedete, con questa presa qui, con il cavo avete visto poc'anzi all'interno del bagagliaio, è la ricarica in AC, la tipo 2, e quindi potete ricaricare all'interno di quanto riguarda le colonnine, diciamo di Enel-X, il proprio domicilio, si ricarica in questa maniera, con la corrente alternata, AC corrente alternata. Per quanto riguarda la DC corrente continua, diciamo il connettore è tutto questo, e il cavo lo trovate direttamente alla colonnina medesima, e praticamente la forma è questa qua. In corrente continua DC è tutta questa, e arriva a 100 kW per quanto riguarda questa vettura. Per quanto riguarda invece la C, può essere da 7,4 oppure da 11 kW in trifase, dipende un po' dall'allestimento che scegliete. In questo caso abbiamo un trifase da 11. E qui, se non mi scordavo, avete visto prima che si diceva della ricarica ritardata, voi premete qua e lui parte in ritardo. Nel mondo della ricarica, come dicevamo, abbiamo tre tipologie di ricarica. In AC2, quindi monofase, che è, diciamo, la versione di base, giusto appunto, da 7,4 kW, che permettono uno 0-100% in 7 ore e 15 minuti più o meno. Oppure abbiamo il trifase da 11, come abbiamo scelto anche noi all'interno della nostra Opel Corsa E, che abbiamo uno 0-100% in qualcosa meno di 5 ore. E poi abbiamo la ricarica in DC da 100 kW, tutto quella, diciamo, quella presa che abbiamo visto poc'anzi, che permette un 10-80% in 27 minuti, cosa veramente eccezionale per andare a ricaricare la nostra vettura all'interno di quelle che sono i fast charging, le prese rapide. Soprattutto, vi faccio un esempio, Ionity arriva a 350 kW, con un mezzo del genere come anche la nostra Opel Corsa elettrica possiamo arrivare fino a 100 kW, che permette, diciamo, una maggiore disponibilità di ricarica e di tempisti anche per fare i nostri giri, i nostri percorsi. Se la cosa mi permetterà, diciamo, per motivi personali, lavoro e quant'altro, di fare un pochino il mio comodo d'estate, vorrò fare con la nostra Opel Corsa elettrica un bel viaggio all'estero. Poi si starà a vedere se riuscirò, perché bisogna fare un po' di incastri lavorativi e non sono sicuro di riuscire. Però questa vettura qui, come anche la nostra Opel Corsa, quindi le vetture elettriche del gruppo Opel, permettono questo, permettono la ricarica a 100 kW, permettono di fare il nostro comodo all'interno di quello del mondo della ricarica in fast charging. Comodo, comodo, comodo. Poi, se non mi scordavo di dire, siccome è una vettura elettrica e tutte le vetture elettriche adottano questa tipologia qua, le batterie sono qua sotto nel pianale. E cosa provoca questo? Provoca che il baricentro è più basso e quindi avete una maggiore stabilità in guida. Ragazzi, è una cosa da non, diciamo, sottovalutare.
Questa vettura, come dicevamo prima dei tempi di ricarica, ha una capacità di 50 kWh lorde, più o meno 45-46 kWh, che vi permettono 322 km di autonomia. La differenza poi in definitiva con la mia Opel Corsa è minima rispetto alla nostra Opel Corsa, perché qui abbiamo 322 km, sulla nostra Opel Corsa abbiamo 337, quindi in definitiva non è che cambia un po' più di tanto. Certo, è leggermente più alta e quindi il CIZ è leggermente peggiore e questo va leggermente a inficiare sotto il profilo dell'autonomia, ma per il resto ragazzi veramente una gran bella macchina, mi piace. E poi questo vale per tutte quelle che sono le vetture Opel. E quanto riguarda gli ADAS, sono sempre tutti disponibili a prescindere dall'allestimento che voi andrete a scegliere e a preferire. Questa è una scelta che a me mi è piaciuta molto, perché la sicurezza non ha prezzo e quindi il fatto che ci sono tanti accessori sì, ma non per quanto riguarda gli ADAS non mi dispiace affatto. L'unica cosa magari andrei ad aggiungere è, per quanto riguarda, poi dipende dall'allestimento andrete a scegliere, la telecamera posteriore, perché diciamo vi dà una grande mano, i sensori di parcheggio vabbè, e poi a me non mi dispiace il fatto del trifase, questo perché a volte nei leads, soprattutto d'estate, per quanto riguarda le colonnine in AC, va a depotenziare quella è la capacità, e quindi magari vi potreste ritrovare, se avete un monofase, a ricaricare a 4 kW, a 4 kW e mezzo, invece se avete il trifase continuate tranquilli e beati ad andare ad 11, quindi è una cosa che io personalmente mi sento di preferire. Vi faccio vedere un secondino i fari, perché mi ero scordato di farveli vedere, che a me non dispiacciono. La marca luminosa che è molto bella. Ora dovrei accendere anche la macchina. Qui troviamo quelli che sono i fari matrix, che sono anche più evoluti rispetto a quelli della nostra Opel Corsa, perché qui abbiamo 14 diodi rispetto alla nostra Opel Corsa che ne ha 8, quindi anche un livello più evoluto sotto questo punto di vista. Tempo di fare anche un pochino quella che è la prova, sarà un pochino la prova su strada insieme al nostro concessionario, che non so se riuscirò a farlo entrare in questo video o faremo un video apposito successivamente, però intanto questa Opel Mokka mi ha particolarmente stupito. Dentro si sta veramente molto bene, dietro sono sicuro che in 4 persone all'interno della macchina si sta comodissimo, in 5 bisogna vedere un pochino dietro la situazione, diciamo 5 persone, soprattutto se dietro sono 3 come me sarà un pochino complicato. Però ragazzi si sta veramente molto comodi, 1,93, dietro ci si sta da 10, davvero leggermente comodo, diciamo gambe larghe per quanto riguarda il sottoscritto, se davanti c'è uno alto 1,93, comunque a me piace stare anche in questa maniera, quindi io non noto assolutissimamente nessun problema. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero che questo video vi possa essere piaciuto, spero di aver fatto un buon servizio. A me questa Opel Mokka mi è molto piaciuta, ora andremo a fare anche un pochino la guida su strada e vedremo un pochino come si comporta. Un bacio a tutti, alla prossima, ciao!